Yahar, pirati! Windrose è arrivato in accesso anticipato e sta ottenendo un enorme successo. Si tratta di un RPG survival con base building e le battaglie navali. Ha conquistato più di 200.000 giocatori simultanei su Steam e lo potete giocare in single player, in cooperativo o addirittura su server PvP. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto, oggi direi appropriatamente con un diario di bordo, un'esperienza su questo gioco piratesco. Non potevo non provarlo perché mi piace il genere, ma soprattutto mi piace il tema. Yarra i pirati. Dopo anni passati nella landa degli evocatori a giocare Gangplank e altrettanti nel mare dei ladri, ho sentito questo ancestrale richiamo al mare, per quanto virtuale, e Windrose è riuscito completamente a consegnare l'esperienza. In un video precedente vi avevo già parlato della demo, ma adesso ho provato ciò che è arrivato online in accesso anticipato e voglio raccontarvi cosa ne penso nel bene e nel male, come al solito dritto al sodo. Piccola premessa, giusto per non confondervi troppo le acque, Windrose è un gioco di pirateria però non realistico, non un simulatore di battaglie navali storiche. È ovviamente ispirato all'età dell'oro della pirateria nei Caraibi, ma al contempo ha forti elementi occulti, fantasy, esoterici, che vanno a contestualizzare anche le figure degli antagonisti nella ciurma di Edward Teach, Barba Nera, che nei miti e nelle leggende si credeva fosse uno stregone voodoo. Windrose mette subito le cose in chiaro introducendo la non morte, un tema molto in voga negli ambienti pirateschi, anche oltre il nero del Jolly Roger. Infatti vi racconterò di come in questa versione alternativa dei Caraibi i non morti hanno preso il sopravvento. Non la voglio tirare troppo per le lunghe, ho iniziato la mia avventura in solitario in un mondo normale con qualche piccolo accorgimento, perché giocato in singolo è molto più difficile che in cooperativa, ovviamente, e dipende sempre dal numero di giocatori. Ad ogni modo è identico a qualsiasi altro survival, iniziamo come degli straccioni su una spiaggia e dobbiamo sopravvivere costruendo un campo base. Ma qui entra in gioco la grande differenza. La mappa è un arcipelago di isole e dovremo imparare a spostarci, almeno inizialmente con le nostre navi. Poi avremo a disposizione 8 punti di viaggio rapido personalizzati più quelli relativi al mondo di gioco che non sono tantissimi. Il sistema di navigazione, come la maggior parte delle meccaniche, non è eccessivamente complesso. Come su Sea of Thieves vedremo dove soffia il vento, ma non dovremo girare le vele. Sarà tutto automatizzato dalla nostra ciurma di personaggi non giocanti. Abbiamo in basso a sinistra anche il quantificatore di direzione e velocità in nodi che ci permette anche di andare all'indietro e possiamo sparare le bordate di cannoni tenendo premuto il tasto destro e mirando. La salute dello scafo è mostrata in alto a destra e possiamo utilizzare dei kit o perlomeno dare l'ordine di utilizzo così che anche in combattimento si possa ripristinare lo scafo. Però appunto non dovrei fare dei grandi paragoni con altri giochi perché Windrose ha un'anima propria, non è il distruttore di Skull and Bones, di Sea of Thieves o di altri giochi del genere. Credo che sia un successore non solo spirituale ma anche fattuale di Atlas, che è stato un fallimento epocale. È proprio l'anima survival che la fa da padrona. Mangiare e bere non solo ci ripristinano la vita ma ci permettono magari di ottenere dei bonus importanti, e abbiamo integrato anche un sistema RPG con statistiche che vanno a darci dei potenziamenti ad alcuni tipi di armi specifiche oppure semplicemente un aumento della probabilità di critico, della stamina e via dicendo. E inoltre abbiamo i talenti che si ottengono sempre avanzando di livello con un sistema a punti esperienza che dipende dalle nostre scoperte dei punti di interesse nel grande arcipelago, oltre che dal completamento delle missioni di cui avevo già parlato. Non finisce qui l'elemento RPG perché il mondo è vivo, non ci sono soltanto gli sgherri di Barba Nera, ci sono diverse fazioni
campioni che controllano varie acque e possiedono anche un sistema di reputazioni e dei mercanti di fazione con i quali possiamo ottenere delle valute o addirittura degli schemi. Molto interessante, a proposito degli schemi, il modello di progressione. La maggior parte delle risorse base dipenderanno dalle aree di gioco. Per accedere all'area successiva dovremo battere un boss di zona e all'interno di ogni area ci sono un insieme di oggetti che possiamo scoprire per imparare anche nuove ricette. Però al contempo possiamo sia comprare sia trovare degli schemi per oggetti molto forti, per le navi stesse e per delle personalizzazioni estetiche. Ciò avviene esplorando, scambiando oggetti o sconfiggendo appunto anche dei mini boss. Certo, il gioco è ancora in accesso anticipato, ma promette benissimo. Ve ne voglio parlare perché mi è piaciuto tanto, mi sto divertendo, per quanto a volte ci siano delle cose che mi fanno storcere il naso, ma è l'elemento immersivo che la fa da padrona. L'esempio lampante che mi viene in mente è che mentre conduciamo il timone della nostra nave possiamo far cantare i marinai. Ecco, dicevo di non fare paragoni, però sì, è la nostalgia di Assassin's Creed Black Flag, uno dei capolavori più grandi della mia esperienza videoludica, ed è palese che sia il motivo per cui sta riuscendo a conquistare gli animi della community. Windrose va a colmare questo vuoto e promette di espandersi con i futuri aggiornamenti, portando nuove navi, nuove esperienze, nuovi shanty, nuovi mostri, magari anche marini. Ecco, parliamo un attimo delle cose negative, perché per quanto io possa essere romantico sull'argomento, ci sono dei problemi. Per esempio, i cannoni delle navi non fanno danni ai nemici a terra, non c'è una vera vita acquatica ancora, non possiamo esplorare rovine sommerse o relitti o cose del genere, ed i combattimenti navali, per quanto ben fatti e divertenti, possono diventare ripetitivi dopo una quarantina di ore al momento. Inoltre, anche se non è il mio caso, mi rendo conto che un combattimento alla Bloodborne, con la salute contesa, tutto basato sul parare e rispondere, possa dare molto noia a giocatori che cercavano qualcosa di più arcade, meno Souls-like. Infatti di base il combattimento a terra è molto problematico, anche il cooldown per le cure può essere altrettanto fastidioso. Bisogna prenderci un po' la mano e sicuramente dovranno fare tanto lavoro a riguardo. Ho sbloccato tutte e tre le navi dopo un farming veramente intensivo. Mi sono concentrato solo su quello, non sulle missioni, sulla storia. Volevo provare tutte e tre le tipologie di barchi al momento presenti. Il brigantino è il più veloce, quello che consiglio a tutti, perché si può farmare in serenità ed è divertentissimo da guidare. La fregata invece costa veramente tanta fatica. Infatti, soprattutto in singolo, non credo valga la pena impazzire come sono impazzito io. Ogni tipo di nave ha 3 varianti, scegliete quella di Barba Nera, del brigantino con i cannoni più grossi e gioco fatto. Però devo dire, è veramente tamarro girare con una nave del genere, non vedo l'ora di vedere qualcosa di più grande, magari un galeone, una Man of War o altre cose. A livello tecnico i ragazzi di Kraken Express sono stati veramente fenomenali nell'utilizzare Unreal Engine 5 e avere comunque un gioco molto stabile in termini di FPS e completa assenza, almeno nel mio caso, di crash al desktop, mantenendo una minima personalizzazione della qualità grafica che io ho pompato al massimo, ottenendo comunque molto più di 60 fps. Quello che ne penso dopo tutte queste ore passate in solitaria è che sarebbe sicuramente stato più divertente giocare in compagnia. Avrei corso molto meno per cercare i contenuti e sperimentare ciò che mi interessa di più in tutti i giochi: l'esplorazione a braccetto con la narrativa. Alcuni miei amici mi hanno invitato a giocare sul loro server ed è una cosa molto simpatica quella di poter preservare su un personaggio non solo la progressione fatta anche in solitario o con gli amici, ma anche l'inventario. Dato che è sempre importante fare dei paragoni, direi che si sono ispirati molto a Valheim a livello di game design, ma anche a Enshrouded per quanto riguarda tutto il resto. I sistemi di gioco sono armoniosi, ben concepiti, ci limitano comunque a una progressione stabile che ci insegna anche a giocare e devo dire davvero
davvero che promette molto bene per il futuro. Non credo che lo giocherò ancora fin tanto che non arriveranno degli aggiornamenti. E voi invece cosa ne pensate? Vi ha convinto Windrose? Lo avete già giocato? Lasciatemelo scritto nei commenti. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, topi di sentina. È tempo di ammainare la bandiera con il teschio del tiranno, perché anche oggi questo è quanto. Alla prossima.